Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con il Mazinga Z. Finalmente è arrivata la nuova consegna. Ecco quello che riceverete se avrete sottoscritto un abbonamento con pagamento carta di credito o bollettino postale. Comunque un abbonamento, questo è quello che riceverete. Abbiamo l'uscita numero 9 e l'uscita numero 8. Adesso vado ad aprire i fascicoli, dopodiché alla fine, prima di salutarci, farò una rappresentazione di tutto quello che ho montato fino all'uscita numero 7 e poi ci salutiamo. Meno male che il fascicolo non è rovinato. È vero che abbiamo comprato il robot, ma anche i fascicoli sono belli da tenere integri. Cosa troviamo? La parte anteriore e posteriore del collo, prima cosa da fare, controllo subito che tutti i pezzi non siano fallati, altrimenti sostituzione, come è già successo, e me li hanno sostituiti senza problemi. Molto pesante. Questa è la parte del collo posteriore e questa è la parte del collo anteriore. Ok, poi abbiamo questo, è una boccola in ABS, questo è il giunto a sfera e questa è uno snodo. Questo è uno snodo ed è in gomma. Ecco, sicuramente lavorerà così il collo. Beh, mi piace questo sistema. Non ci sono rumori fastidiosi, il pezzo è fatto veramente bene. Andiamo avanti. Qui abbiamo il contenitore della centralina con il coperchio del contenitore. Eccolo qui. La centralina è un bel pezzo, questo robot è veramente un bel pezzo. E questo sono i due supporti per la fibra ottica, sono in alluminio, quindi all'interno ci sarà poi sicuramente un filo di nylon, una lenza spessa che riceverà luce dalla base, diciamo, dove ci sarà questa luce, e andrà a trasmetterla attraverso questo foro nell'alluminio, andrà a trasmetterla poi qua nel finale. Bello, veramente bene belli questi coni, alluminio. E poi abbiamo due serie di viti, ma in realtà non sono due, ma sono 4. Fatemi vedere solo una cosa. Sì, abbiamo due serie di viti che sono state messe in mezzo qua, ma sono due serie differenti, e qui, come si evince anche subito dal colore e dalla lunghezza, sono altre due serie di viti, ma sono identificabili senza alcun problema nelle fasi di montaggio. Diamo soltanto un'occhiata veloce al fascicolo, poi sapete che io amo farlo vedere prima di ogni
montaggio. Ah, un momento. Infatti mi mancava qualcosa, perché, come avete anche voi visto, parlavo della fibra ottica e l'abbiamo qui. Ecco le lenze delle quali vi parlavo prima. Queste sono tubi di nylon pieni, che saranno quelli che poi infilati all'interno qui, ecco, andranno a loro volta messe in queste antenne che noi abbiamo già collocato e porteranno alla luce in maniera ancora più perfetta. Bene, ecco cosa servivano queste antenne che io avevo visto nelle uscite guardando i tutorial giapponesi. Beh, guardate, sono proprio contento, il modello è meraviglioso. Già se ne siamo accorti guardando i giapponesi che forse hanno superato l'uscita numero 80 delle 100 previste. È un modello meraviglioso. E poi abbiamo i due gommini che verranno poi posizionati qua. Ecco. E appoggiati poi sulla base delle spalle. Questa è la centralina, come abbiamo già detto. Ma pensate soltanto al lavoro che c'è stato per la progettazione di tutto questo. Meraviglioso, davvero. Ok. Vi faccio dare un'occhiata perché è giusto, spero che l'apprezziate. Poi lo vedremo bene quando andrò a fare il video del montaggio. Mi raccomando ragazzi, se avete piacere, iscrivetevi al canale, attivate la campanella così da rimanere sempre aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato. E date anche un'occhiata alla playlist. Troverete anche Iron Man, Robocop e ovviamente il Mazinga Z. Questo è poi il risultato finale di questa sessione di montaggio numero 8. Nel prossimo numero troveremo i componenti della spalla sinistra che andremo a vedere subito dopo questo video. Sì, qua vi faccio più che altro vedere le immagini, poi quando farò il video andrò molto più lentamente per consentirvi anche di leggere quelli che sono i contenuti scritti. Ecco qua, Koji Kabuto. Adesso, prima di salutarci, vado a mettere in pausa e metto tutto quello che abbiamo, una rappresentazione di tutto quello che ho montato fino al numero 7. Ovviamente l'8 e il 9 ancora non è stato montato e ci vediamo dopo. Che spettacolo, guardate dove siamo arrivati col montaggio numero 7. Abbiamo la testa, qua all'interno manca ancora l'overbuilder, qui abbiamo un braccio rotante dell'overbuilder, qua verrà poi collocato un motorino del tipo che trovate sugli spazzolini, quelli che vibrano, che poi consentirà la rotazione della ventola, dell'elica. Bellissimo. Qui all'interno poi passeranno i fili elettrici, per questo motivo non ci hanno fatto ancora assemblare nulla. Pensate che progetto splendido, un'armatura alta 75 cm, completa del centro ricerche fotoniche
una volta messa sulla base arriverà a circa 90 cm. Ci sarà il jet scramble che sarà, sono un po' dislessico, scusatemi ragazzi, che sarà, se non ricordo male, con un'apertura alare di 60 cm. Meraviglioso. Qui abbiamo il raggio congelante. Faccio tanta di quella confusione tra il Goldrake e il Jig e il Mazinga. A volte dico delle castronerie, non me ne vogliate. Li ho visti tutti questi film, sono del 1966 io come data di nascita, quindi a cominciare dal Goldrake, il G-Robot, Mazinga, il grande Mazinga, e Gundam e tutti, e chi più ne ha più ne metta, li ho visti tutti. Quindi hanno fatto proprio parte della mia infanzia, bellissimi. Quindi ecco, non me ne vogliate se qualche volta ho questi errori, che non sono perché non conosco il prodotto, almeno questa è la verità, ma perché proprio faccio confusione tra tutto quello che sto costruendo. Queste invece sono le antenne che non hanno il passaggio all'interno, essendo di metallo, non hanno il passaggio all'interno della fibra ottica che poi consentirà l'illuminazione con luce blu delle punte. Questo perché? Perché chi vorrà poi alla fine presentare il suo modello senza usare gli effetti, diciamo, visivi, quelli che sono le luci e tutto, elettronici, che si avvicina di più alle anime anche come colore, basterà sostituire queste antenne, metterle al posto di queste, così come la mascherina, questa è più dorata rispetto a quella che è più gialla, trasparente, perché chiaramente deve lavorare a trasparenza per consentire ai 3 LED, 3 per ogni occhio, di illuminarsi, di attraversare la plastica e vedersi. Ecco, se voi poi non vorrete presentarlo così, basterà sostituire la mascherina e metterci questa. Poi abbiamo qua Koji Kabuto, ne avremo anche uno poi da in piedi, ve lo voglio far vedere da vicino, è tutto dipinto a mano ed è bellissimo, non è una fusione unica, hanno incollato le ginocchia, le anche, sì, qua l'addome, no, le anche, l'addome, e qua addirittura le spalle, ed è tutto dipinto a mano. Guardate che bello che è, ditemi voi. Io trovo che sia bellissimo. La sua sedia poi abbiamo queste parti qui che sono le parti alte della spalla. Questo probabilmente poi andrà posizionato qua così, ma lo vedremo, insomma, penso di sì, che verrà posizionato così, dove questa dovrebbe essere la parte anteriore che è più larga e la schiena dietro, ma oppure addirittura sarà messo così, vedremo. Poi la mascherina, per poter usare chiaramente la membrana, dovrà essere sostituita, o comunque dovremmo andare a rimuovere questo pezzo di metallo. Io ho preso diversi primi numeri, secondi numeri e terze uscite, le ho prese diverse. Perché? Perché troviamo i ricambi per questo, troviamo i ricambi per i LED, quindi vi conviene, come vi dicevo, acquistare più numeri 1, 2 e 3. Poi ovviamente fate voi ragazzi. Quindi questa sicuramente poi andrà tolta, perché diversamente non può attraversare una barriera chiusa. La mascherina è perfettamente salda, non mi si stacca. Io trovo che sia un'opera d'arte bellissima. Non c'è niente di così bello e così grande fatto così bene e a questo prezzo. Non ci lamentiamo per il prezzo, per favore, perché sfido chiunque a pensare di poter ottenere una cosa così al prezzo che la paghiamo noi.
All'interno qui abbiamo il serbatoio dell'acqua che riempiremo con una siringa. Vi consiglio di mettere solo acqua distillata, assolutamente non mettete acqua del rubinetto, perché per quanto ne abbia poco ha sempre calcare all'interno. Quando non lo userete per un po', la membrana che fa migliaia e migliaia di vibrazioni al secondo, non dico, ma al minuto di sicuro, si secca, si attacca al calcare e non la muovete più. Mi raccomando, e soprattutto, come vi hanno consigliato nelle istruzioni, non provatela con questo. Non la provate, non provate a farla funzionare senza l'acqua, perché la danneggiate, rompete la plastica sottilissima che c'è all'interno, quella che vibra. State attenti. In ultimo, il tappo di chiusura del serbatoio si può mettere in un solo modo. Non cercate di spingerlo, basterà farlo ruotare. Quando avrete le linee verticali in questa maniera sarà corretto. Bene. Ecco qua. Penso di avervi detto tutto. Io adesso vi saluto, vi ringrazio del vostro tempo. Cercherò di preparare una scenografia meno brutta di questa per poter fare la foto di copertina. Io vi ringrazio del vostro tempo. Grazie ragazzi, mi raccomando, non dimenticatevi, se ne avete piacere, di iscrivervi al canale, attivare la campanella, così da rimanere sempre aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato. Non mancate anche di guardare il video del montaggio, mi raccomando. Sì, ma non vi dovete preoccupare ragazzi, Michele ogni tanto queste cose le fa. Mi raccomando, che cosa? Devo farvi vedere ancora il numero 9. Ero già convinto che avevo fatto il video di montaggio. No, vi devo far vedere ancora il numero 9. Ma voi vi rendete conto? Già solo per questo, dai ragazzi, vi faccio ridere. Dovreste iscrivervi solo per questo, dai. Un po' di allegria. Allora, dai, andiamo a aprire anche il numero 9. Non ci posso credere. Meno male che non ho chiuso il video. Ragazzi, ci vediamo. Ma che ci vediamo? Devo ancora far vedere questo. Vabbè, dai. Andiamo a vederlo. Sono ancora in tempo, su. Spero di avervi strappato una risatina. Io mi preoccupo un po' invece perché, insomma, come faccio a dimenticarmi di farvi vedere anche questo? E però ci sono riuscito. Allora, uscita numero 9. Andiamo a vedere cosa troviamo. Pesantissima. Andiamo subito a vedere cosa troviamo all'interno. Troviamo ancora uno di questi, che è la boccola in silicone. Vediamo se riesco a mettere più luce. Vabbè. Poi questo invece è il profilo della spalla. Questo è silicone, questo è ABS. Questi due pezzi sono ancoraggi della spalla, zinco presso fuso. E questo è la giunzione della spalla, anche questo in zinco presso fuso. Guardate come sono belli questi elementi stampati. Mi piace perché non hanno sfridi di lavorazione, non hanno difetti. Può capitare di trovare un pezzo difettato, ma ripeto, basta mandarlo indietro e ve lo sostituiscono. Abbiamo una sola serie di viti, eccola qui, da avvitare nel metallo. Lo si evince dal filetto ravvicinato. Sì. Allora, guardiamo questi pezzi come sono.
questo è fatto bene, ha una leggera bombatura qui, non so se, fatemi sapere se anche a voi è capitato, altrimenti io me lo faccio sostituire. Perché allora, scusate, sto cercando di vedere se è un difetto, ma penso proprio di sì. Eccolo qui, guardate, vedete? Sto cercando di farvelo vedere meglio. Qua lo vedete quando sposto l'immagine che è bombato. Perché è bombato verso l'esterno? Perché guardate cosa hanno fatto qua. Qua abbiamo una specie di depressione che è andata verso l'esterno e ha fatto gonfiare il metallo qua, su questo punto, e non va bene. Comunque, tanto guardiamo i due pezzi. Questi sono metà spalla sinistra e l'altra metà. Praticamente poi andrà così. Ecco qua. Certo che me lo sostituiscono, ma mi dà veramente, ecco qua, si vede bene qui, mi dà veramente fastidio, che poi è un difetto veramente brutto, eh. Vabbè, chiederemo la sostituzione, nessun problema. Vi faccio dare una rapida occhiata al fascicolo e poi finalmente ci salutiamo, soprattutto finalmente per voi. Però dai, cerco di spiegarvi tutto quello che posso. Se siete un po' curiosi avete anche piacere, non bisogna solo montare le cose, è anche bello guardare come sono state prodotte, diciamo, a livello estetico, di materiali. Ecco, questo poi andremo a leggerlo bene, con calma, farò scorrere piano le immagini quando farò il video del montaggio. Mi raccomando ragazzi, quando arriva l'annuncio pubblicitario, se davvero mi volete aiutare, non saltate l'annuncio, fatevi un caffè, fatevi un giro per la camera, non saltate l'annuncio, perché se fate questo non mi aiutate. La pubblicità dà fastidio, ma è l'anima del commercio. Il mio canale, se non mi aiutate, non rimane in piedi. Grazie ragazzi. Oh, vedo che ci danno un'altra copertura degli occhi. Perfetto, così non dovremo usare la stessa se dovessimo decidere di cambiare la mascherina. Anche perché, se non sbaglio, ce l'avevano fatta incollare, quindi lo dicevo anche nei video precedenti che secondo me ce ne avrebbero data un'altra. Ok, che bello. Bene ragazzi, io allora non faccio più vedere quello che abbiamo montato, perché l'avete appena visto prima, quando pensavo di chiudere con il numero 8. Io vi ringrazio del vostro tempo, un saluto a voi e a tutti i vostri cari più cari. Mi raccomando, iscrivetevi a tutti i gruppi che ho su Facebook, a tutti quelli dei quali potreste essere interessati, ovviamente. Ce n'è uno per ogni costruzione, vedete voi. Se avete anche piacere di darmi un'ulteriore mano, oltre a non saltarmi l'annuncio pubblicitario, mi raccomando, ragazzi, mi raccomando, potrete anche condividere, e per me comunque sarà un piacere vedere le condivisioni su gruppi dedicati ogni mio video che magari potreste ritenere diciamo degno di essere visto, perché magari può essere d'aiuto a qualcuno che ha meno esperienza nel montaggio dei modellini. Ciao ragazzi, al prossimo video, non mancate, mi raccomando, ciao!